Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per prendere in esame, a seguito delle uscite presenti in March of the Machine, una leggendaria in ottica Centurion, grazie al supporto di Michele Calise, che ci aiuterà in questa analisi dedicata al nuovo set. Non è facile trovare qualcosa di interessante per un formato molto esigente nella zona di comando, ma supportati da un color pie quello Azorus arricchitosi negli ultimi anni di carte dall'alto potenziale, proveremo a valutare una nuova proposta in un set provvido di novità. Di certo la coppiata di personaggi provenienti dal piano di New Capenna strizza l'occhio a due tipologie di creature che trovano molti rappresentanti nel suo color pie, permettendoci di proporre un gameplay interessante, aggressivo ma allo stesso tempo funzionale, per questo formato specifico. Questa volta li parleremo di Errant e Jada. Abbiamo a che fare con una creatura che fonde le peculiarità di due personaggi, miscelando le loro abilità di origine, al fine di formare una nuova leggendaria che ne propone alcuni aspetti potenziati, in particolare se si punta a un piano agro. Ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, uno bianco e uno blu abbiamo un angelo umano, con forza 2 costituzione 3, lampo e volare, che presenta 2 abilità, che richiamano le keyword di questo generale. La sua prima abilità recita: puoi guardare la prima carta del tuo grimorio in qualsiasi momento. Mentre nella seconda abilità c'è: puoi lanciare magie con lampo o volare dalla cima del tuo grimorio. Con la combinazione di abilità portate in dote dal nostro generale, è chiaro che dovremo infarcire la lista di carte, tipicamente creature, che abbiano almeno una delle due keyword tra lampo e volare, per dare la massima consistenza a questo comandante, che altrimenti non ci offre molto su altri fronti. Fortunatamente, nei colori a disposizione, non avremo difficoltà a inserire creature volanti che siano in grado di fare massa critica, dandoci modo di compensare i limiti di un archetipo agro sul fronte del card advantage. Un approccio quindi ottimizzato per questa build capeggiata da Errant e Jada, per un duo solo sulla carta nella zona di comando, che potrà fare sicuramente bene purché il resto del 99 sia assemblato di conseguenza. Con nella zona di comando una leggendaria come Errant e Jada è facile intuire che una fetta cospicua del nostro mazzo dovrà contenere creature in grado di volare o che abbiano lampo nella loro keyword, per dare la massima consistenza alle sue preziose abilità. Sulle prime, un po' anche per rimanere nel flavor del comandante, si potrebbe pensare a un utilizzo spinto della tribe degli angeli, ma a parte Jada, Font of Hope e Segovian Angel, non vi è traccia di queste creature nel mazzo, perché non potremo sostenere costi di cast elevati visto il power level del formato. Dovremo concentrarci su creature, come ad esempio Artificer Ascended e Fire Seer, economiche ed efficaci, che popolino il board in fretta supportati dal comandante per un ingresso rapido in aggiunta a ciò che avremo acquisito con la mano iniziale. Per fortuna di volanti ne avremo bizzeffe, così come di sinergie per questa variegata tribe, ma potremo anche spaziare su alcuni elementi di stacks, come Manchensore o Poggypur, per migliorare la nostra resa in campo senza snaturare le finalità del mazzo. Di certo non potremo stare senza una serie di protezioni, sia tra le creature, come con Ezreal, Whirlwind Familiar, sia con le magie più note come Flawless Maneuver e Reverend Mantra, riducendo all'osso tutto ciò che non interagisce correttamente con l'abilità del comandante. Insomma, un approccio vincolato, almeno a livello di deck building, ma sicuramente funzionale per rendere Errant e Jada un duo formidabile nella zona di comando, garantendoci la benzina necessaria per dare corpo alla nostra azione. Compresi i vincoli imposti dalle abilità di Errant e Jada, il nostro archetipo, per funzionare al meglio, dovrà avere una quantità considerevole di creature che abbiano almeno una delle keyword tra volare e lampo, per sfruttare al massimo la cima del grimorio e il potenziale cast aggiuntivo. Dovremo puntare su carte dal costo basso, potendo scegliere tra un ampio parco di soluzioni, tra Battlefield Raptor, Cloudfin Raptor, Fire Guild Mother, Network Disruptor, Silver Raven, Swapping Lookout e Topplegeist, così da giocare con facilità dalla cima una volta che avremo il generale in campo. Come ulteriori elementi per accelerare la calata dei nostri volanti avremo a disposizione Cloud of Fires e Watcher of the Spheres, che possono ridurre o darci nuovamente mana, pur mantenendo salda la massa critica di creature nel nostro mazzo. Puntando abitanti piccoli, anche se economici nel cast, dovremo aggiungere qualche elemento per gonfiare le statistiche del board e grazie a qualche lord, come Imperial Eagle e Arbor Guardian of Vetro e alcuni incantesimi, tra Favorable Wings e Force of Virtue, riusciremo a incidere maggiormente sui punti vita del nemico. Parallelamente con Pride of the Cloud, Peramantel e Skycat Sovereign, cercheremo di giocare carte in grado di accrescere le loro statistiche, sfruttando la loro evasività per colpire l'avversario più in fretta grazie anche ai limiti dei punti vita iniziali.
Abbiamo comunque una certa versatilità nelle scelte tra creature inaspettate come Alvestone Giants e Cave of Frost Dragon e tech assortite come Vermilion Click e Thousand Faces Shadow per arricchire il nostro gameplay non lasciando mai tranquillo l'opponente di turno. Avremo anche un viandante di supporto, Serra the Benevolent, perfetto per migliorare le nostre combat o proporre un nuovo volante, in grado di entrare in azione per gli ultimi decisivi danni al nemico. In una lista con un'alta densità di creature, come quelle ipotizzate con questo Errant Enjada nella zona di comando, è chiaro che gli spazi di manovra non sono molti per interagire con l'avversario, anche se abbiamo diverse frecce al nostro arco da poter sfruttare. Visto il piano agro non ci faremo mancare delle protezioni, ma qui, grazie all'Ilvara Shield of Seagate, Rattle Chains, Silver Spirit, Signer Storm Tamer e Spectral Adversary, potremo unire sia abitanti con keyword adeguate, con il nostro desiderio di resistere alle intemperanze del nemico. Nonostante il generale sia un discreto motore di vantaggio carte, con Fire Mastermind, Ledger Straddler, Mercury Windrobber, Sea Dasher Octopus, Spectral Sailor e Smuggler Scopter, cercheremo di non rimanere senza le carte giuste in mano, per non rischiare di vedere morire sul nascere la nostra azione. Per fortuna abbiamo poi diversi elementi, con i colori a disposizione, per scombinare il gioco del nemico, in primis grazie a qualche bounce effect tra Buzzer Borrower, Pouncing Shocks Dark, Subetley e Otawara Soaring City, cercando di privilegiare le creature nella conta delle carte papabili. Anche con le rimozioni con Catar Commando, Solitude e Spell Queller metteremo in prima linea effetti con le gambe, anche se il nostro Color Pie pulla di soluzioni molto efficaci sotto questo punto di vista. Basti pensare a Cast Out, Engaios Set of Empire, March of a World Delight, Parallax Wave, Swift Reconfiguration, Sword to Plowshare e Witness Protection per rispondere in modo adeguato al nemico di turno, anche se saranno scelte che non favoriranno gli effetti offerti dal generale. Non possono poi mancare i counter e anche qui, con Judge Familiar, Mausoleum Wanderer, Nimble Obstructionist, Overcharged Armor e Speaktail Hatchling, potremo unire effetti di risposta a creature volanti, così da non perdere la possibilità di incidere con le nostre combat contro l'avversario. Affiancheremo queste scelte con alcune magie tra Daze, Force of Will e Mental Misstep, puntando solo su quelle che non incidono sul mana a disposizione, che va centrinato al meglio per sostenere al massimo la fase agro, vitale per vincere. Considerando quanto sia estremizzata una lista che deve avere a capo Errant Enjada, è chiaro che molte scelte sono vincolate per la resa massima del mazzo e anche tra le scelte di spicco alcune opzioni appaiono quasi scontate vista la loro efficacia. In primis, vista la fame di card advantage che il mazzo avrà, Skullcamp non può che ben figurare per replicare una rimozione di massa o puntuale con un potenziale vantaggio carte sempre utile in un mazzo a base creature. Anche Cavernous Soul risulta irrinunciabile, anche se sarà difficile scegliere la tribe giusta da proteggere, tra le molte presenti in un archetipo composto da molti volanti, puntando quasi certamente su quelle che porta in dote al generale, nella quasi totalità dei casi. Per frenare un minimo le interazioni del nemico ci doteremo di Teferi Time Reveler, all'apparenza una carta poco incisiva per il nostro gameplay, ma assolutamente funzionale a giocare con un timing differente, superando la debolezza di evocazione delle nostre creature al meglio. Altra carta solo in apparenza fuori contesto è Trune Nemesis, che però risulta troppo forte nel nostro piano agro per non approfittare della sua protezione globale, per un bittante sempre fuori scala, anche contro gli avversari più ostici. Infine, come bittante economico che si riesce a riciclare dal cimitero abbiamo Dorothea, Vengeful Victim, una carta sempre ottima, che ci aiuterà a spingere sui danni sia nella sua versione di creatura sia come aura, per trasformare anche un semplice 1-1 in una minaccia con gli steroidi. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo angelo umano. Puntare con un aggro a una lista composta per la quasi totalità da volanti ci offre un piano di gioco agevolato sotto molti punti di vista, dato che avremo quasi sempre campo libero per infliggere danni al nostro avversario, grazie alla libertà dei cieli a nostra disposizione. Avere poi nella zona di comando un enabler per giocare dalla cima del mazzo può essere di grosso aiuto per partenze o ripartenze immediate, dandoci modo di mettere sempre molta pressione al nemico sin dalle prime fasi delle nostre partite. Infine, non sarà affatto difficile implementare, con nuove carte, questa lista di partenza, visto che la casa madre ad ogni set potrebbe stampare nuove creature volanti o con lampo che possono migliorare la nostra potenza di fuoco complessiva. Se i pregi sono piuttosto evidenti, in questo ipotetico archetipo attorno a questo generale, i suoi vincoli ci porteranno a un deck building un po' forzato, con una mole consistente di creature che non ci offrono molti margini di manovra o slot liberi per magie più efficienti, pena ridurre l'efficacia del comandante. Con una lista fortemente orientata alle creature e alla fase agro, tutte le strategie o le carte che puniscono questi permanenti sono fortemente limitanti per la nostra vittoria, rendendo questi matchup a senso unico, se non riusciremo a trovare adeguate risposte.
Infine, risulteremo piuttosto prevedibili, visto che con il generale acquisiamo un evidente vantaggio sul fronte della giocabilità del mazzo, con un unico piano di vittoria possibile, finendo per risultare facilmente arginabili con poche semplici risposte mirate. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Errand Njada, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate con il supporto del nostro consulente specializzato in Centurion rispetto a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 7,5 per un archetipo che non porta particolare innovazione nel formato, anche se questo comandante ci offre una porta aperta a una build che vedrà con favore tutti i possibili volanti attuali e futuri, che ne potranno accrescere il potenziale. Con quest'ultima considerazione abbiamo finito la nota di disamina. Ringraziamo ancora una volta Michele Calise che ci ha assistito per la realizzazione di questo video dedicato a un nuovo generale che prova a proporre un approccio diverso a una lista a base creature, con pochi vincoli da sostenere se non un paio di keyword molto diffuse. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.